Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di aprile. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a vedere come andrà il vostro mese attraverso l'arcano del mese, l'energia a livello personale, poi vedremo i vari ambiti, il lavoro, le relazioni, scusate, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze e infine i segni zodiacali da attenzionare. E poi vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi proseguire. Voi avevate il mondo. Spesso è vero, è una carta positiva, però ci parla di completezza, di conclusione. Vuol dire che siamo arrivati ad un certo punto dove è necessario concludere e finire qualcosa. Anche se magari non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, magari in alcune circostanze, nonostante il nostro impegno, abbiamo comunque ottenuto un qualcosa, quindi è quella carta che nel bene o nel male ci parla di conclusione e quindi di raccogliere, di portarci a prepararci verso un nuovo inizio, verso una nuova fase e poi ovviamente la fase di preparazione secondo me è importantissima e quindi adesso andiamo a vedere come prepararci per il vostro mese di aprile e partiamo proprio dal vostro arcano principale, quindi qual è il passaggio proprio dal mondo alla prossima carta. In descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo. Avete la carta dell'appeso che indica una fase di sospensione. Vedremo meglio come si riflette nei vari ambiti. Vi posso dire che può essere sia antipatica come carta sia di prenderla in senso positivo, perché se la fase di sospensione è dovuta a noi e quindi desideriamo concentrarci solo sulle cose più importanti, di connetterci ai nostri desideri, ai nostri sogni e anche di riflettere attentamente, darci l'opportunità di guardare le cose da altre prospettive per scoprire qualcosa di nuovo o anche per comprendere meglio quello che stiamo vivendo, allora io la vedo abbastanza positiva, anzi dobbiamo protendere verso questo. Se poi purtroppo, ahimè, ci sono delle situazioni che ci mettono nelle condizioni di sacrificio, di eccessivo impegno, di saltare gli ostacoli più complessi e difficili, allora sì, diciamo, capisco che la fase, chiamiamola di sospensione, non è tanto positiva, oppure sì, è vero, ci troviamo con degli ostacoli, dei blocchi, delle situazioni esterne che non sono tanto favorevoli per noi. Quindi qui abbiamo più aspetti e andiamo a vedere insieme un po' come si evolve questa energia e che cosa aspettarvi dal vostro mese di aprile. Troviamo la Regina di Coppe. Di solito una carta di corte può fare riferimento a noi personalmente e quindi al modo giusto per affrontare determinate cose. Essendo di coppe, tante cose nella prima parte saranno incentrate su di noi, sulla nostra vita personale, sull'emotività, sul nostro benessere psicofisico. E allora quindi dobbiamo magari prenderci cura di noi stessi. Oppure potrebbe essere una persona che ci aiuta, che ci sostiene, a volte può essere un'amica. È vero che è una stesura generica, quindi è un'energia generale legata non al sesso e quindi io vi chiedo di comprendere e capire che magari potrebbe essere anche un amico, una persona molto sensibile, molto propensa ad aiutarvi e sostenervi. In una fase di rigenerazione e di cura abbiamo visto che c'è
un qualcosa che protende tantissimo verso il vostro benessere, fase di cura e di guarigione, cose essendo legate anche allo stress emotivo, a livello psicofisico. Abbiamo bisogno con la temperanza di rigenerazione e anche di rigenerare cose a livello pratico e quindi utilizzare pazienza, moderazione. Alcune cose con la temperanza si muovono molto, molto, molto lentamente e forse è proprio questa lentezza che ci permette di guidarle nel modo giusto, di adattarci ai vari impegni e quindi pian pianino, in base alle varie circostanze, cercare di capire come procedere, che cosa fare. E poi abbiamo il mondo. Allora, il mondo era l'energia precedente del vostro arcano, ci fa capire che in qualsiasi circostanza comunque c'è riuscita, c'è soluzione, c'è ottenimento e un qualcosa si va a chiudere, soprattutto le cose in via di sviluppo. Quindi direi che al momento, secondo me, proprio l'energia dell'appeso prende un po' di più l'accezione positiva, nel senso la capacità di superare delle difficoltà o delle situazioni complesse subito, immediatamente, proprio nel corso del mese. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che potete comunque ascoltare questa parte della lettura anche chi non è interessato all'amore stesso, perché ci sono tanti altri aspetti legati alle relazioni più importanti di amicizia e di famiglia. Quindi vediamo che cosa vogliono dirvi. Troviamo il 9 di spade. Effettivamente, come vedevo un po' sin dall'inizio della vostra lettura, qualche tensione, qualche preoccupazione, può essere a livello personale oppure anche in ambito familiare e di coppia. Poi troviamo la luna e l'asso di bastoni. Vi posso dire che con queste energie, relazioni più importanti e soprattutto coppia, ci sono delle cose che vi lasciano appunto un po' sospesi, un po' perplessi. Quindi, cioè, se magari una coppia consolidata, datata, tra virgolette, allora è vero che ci possono essere comunque delle cose sospese, delle cose poco chiare, oppure magari un andare avanti in un modo, secondo la luna, un po' strano. In che senso? Magari voi sapete già che cosa state affrontando, vuol dire che le vostre energie, le vostre azioni sono rivolte ad esempio al lavoro, alla famiglia, non vuol dire che c'è mancanza di attenzione, vuol dire che comunque c'è presenza, c'è cura e anche possibilità di migliorare alcuni aspetti. Magari proprio perché vi rendete conto che alcune cose hanno bisogno di connettersi proprio a quello che desiderate, a quello che volete, e allora c'è bisogno di tirar fuori una nuova energia. L'asso dei bastoni può indicare proprio questo, e cioè quella nuova energia di passione, di intesa o un progetto o un'idea, un qualcosa che può accendere le questioni sentimentali. E quindi si vede proprio un mese dove insieme si possono risolvere e superare alcuni conflitti, alcune cose che non dipendono proprio da voi, quindi a livello esterno. Infatti l'abbiamo proprio qui, si riprende la vostra stessa energia e quindi possibilità di essere molto concreti, molto attivi in questo senso. Come vi dicevo, quella nuova energia sia di intesa, sia di passione, e se avete un progetto da realizzare in futuro, l'ultima parte del mese è molto molto positiva, molto positiva. Poi sapete voi, perché l'asso è molto generica come
come opportunità, chi vuole trasferirsi, chi vuole comprare casa, chi vuole vendere, chi magari vuole fare un viaggio, chi magari ha altri progetti, ad esempio di lavorare insieme, eccetera, eccetera. Quindi non sto qui a elencare tutto, voi potete capire che tipo di proposito e idea volete realizzare. L'importante è mettersi in cammino o comunque ci sono i presupposti giusti che vi fanno mettere da parte alcune preoccupazioni, alcune perplessità e difficoltà e vi fanno andare nella direzione giusta. Per i single, cosa vogliono dirvi queste carte? Che è vero che può esserci una fase abbastanza positiva e costruttiva riguardo a una relazione, se state procedendo in una fase di conoscenza, ci sono degli sbalzi. In che senso? Vi fa capire l'appeso che causa forza maggiore potrebbe esserci un distacco, oppure un ostacolo, un qualcosa che può portarvi, non dico a far saltare la relazione stessa, la conoscenza, perché indica solo una fase di sospensione, di pausa passeggera e quindi potrebbe esserci una ripresa e quindi una continuazione. Questo se c'è già una persona che state conoscendo, che state frequentando, altrimenti se non c'è nessuno effettivamente si vede una fase dove magari ci si sta aprendo a queste nuove conoscenze. Direi che novità possono venire soprattutto nell'ultima parte, perché nella prima ci sono già persone che magari hanno già fatto parte della vostra vita o in qualche modo ogni tanto sentite e frequentate, però fondamentalmente la situazione è molto molto strana, molto complessa. Può essere una persona impegnata, può essere una persona che è fortemente lunatica, altalenante, non dico tossica per certi aspetti, come atteggiamento, come comportamento, però c'è, non c'è, va, viene, insomma, fa un po' quello che vuole, però o c'è continuazione perché c'è consapevolezza da parte vostra di accettare questa situazione, oppure quel cavaliere alla fine mi fa ben sperare, anche e soprattutto con l'asso di bastoni, che c'è una nuova possibilità, una possibilità proprio di incontrare, dell'arrivo di una nuova persona nella vostra vita sentimentale che può darvi una svolta, quindi un ribaltamento in questo ambito. E adesso infine andiamo a vedere un altro ambito importante, quello del lavoro, delle finanze. Infine è sbagliato, no? Perché abbiamo questo ambito materiale e poi vedremo i segni zodiacali. Allora, qui abbiamo il 4 di denari, il 3 di denari, tutte carte proprio legate alla materialità, alle questioni pratiche. Direi è molto positivo perché ci sono alcune cose che vi danno la possibilità di entrare in una nuova fase e quindi adattissime sono le collaborazioni, oppure incontrare, ascoltare, valutare delle possibili proposte, forse anche qualcuno che vi può essere utili nelle varie circostanze. Diciamo che forse un po' complessa può essere la parte iniziale, spesso il 4 di denari indica una fase di chiusura, di concentrazione, non solo verso le cose più importanti, ma anche protezione verso le vostre finanze. Vuol dire che forse potrebbe esserci una spesa o un qualcosa da attenzionare di quello che avete a disposizione e allora comunque indica che ci riuscirete, vuol dire che le vostre finanze possono migliorare però successivamente dopo una fase di pausa o di difficoltà superata, però assolutamente superata perché lo vediamo anche da queste carte e sì, imprevisti da valutare. Infatti lo vediamo anche dal matto, la regina di spade indica proprio cura e attenzione, logica, determinazione, sia quello che state facendo sia anche le vostre stesse finanze. Se state valutando
un nuovo inizio, nuovi investimenti, un acquisto o anche una nuova passione da mettere in moto. Nuova passione, io che cosa intendo? Magari per molti di voi che hanno già un lavoro vogliono compensare con un qualcosa che vi appassiona. Tutte le passioni, tutti anche gli hobby, non solo ci impegnano, ci costano tempo, cura, dedizione, ma anche denaro effettivamente. Ecco perché può risuonare ed esserci in questo ambito. Quindi io direi proprio in genere per tutte le nuove idee, nuovi propositi, andare a sistemare delle vecchie situazioni, per tutti quelli che hanno anche cose legali e burocratiche in corso, questo è un ottimo passaggio, proprio perché c'è sistemazione, qualcosa si consolida, qualcosa si conclude effettivamente e quindi direi abbastanza positivo, nonostante magari alcune difficoltà, alcune incombenze. Anche per chi è in cerca di lavoro, questo nuovo passaggio vuol dire mettersi nelle condizioni di fare dei cambiamenti. Se li avete già valutati precedentemente, questo è il momento giusto per fare tabula rasa, nel senso di avviare questo profondo cambiamento. Per alcuni di voi si può trattare anche di un nuovo passaggio inteso come trasferimento, magari di città, oppure in un altro posto, nel senso in un'altra sede per chi ha già il lavoro, oppure un nuovo investimento, o di cambiare totalmente le vostre energie per stare meglio, perché possono esserci delle criticità nel vostro ambiente, persone cupe, persone che mettono zizzanie, persone che non vi permettono di lavorare come si deve, e qui possiamo metterci tanti altri aggettivi, ma sicuramente voi sapete con chi avete a che fare se ci sono certe situazioni e la giustizia può mettere a posto queste situazioni, soprattutto se, ahimè, dobbiamo coinvolgere la giustizia, quindi esserci delle situazioni in corso. Difficili, certo, difficili che possono essere sistemate, oppure magari si ha la possibilità di avviare dei conflitti, chiamiamoli così in senso generico, però dovete valutare se ne vale la pena o se è il caso di lasciare andare. Vediamo infine i segni zodiacali da attenzionare per voi. Nel mese di aprile abbiamo Marte, che si riferisce all'Ariete e allo Scorpione. Marte ci fa capire, visto che è un oracolo astrologico, di fare attenzione ad alcuni atteggiamenti. È vero che potremmo avere a che fare con delle persone che ci infondono energia, coraggio e determinazione, dall'altro lato potremmo avere delle persone un po' troppo esagerate ed eccessive che portano conflitto e aggressione, ahimè, quindi che vogliono esercitare un potere su di noi. E poi troviamo l'Acquario e Venere. Venere che si riferisce alla bilancia e al toro. Ecco, questa è molto adatta, come vi dicevo, proprio per spingere i vostri desideri, ai rapporti, ai miglioramenti, ai nuovi inizi, nuove conoscenze, anche al miglioramento dell'intimità, certo, però ha a che fare anche con le questioni pratiche di collaborazioni e tutto ciò che è legato ai beni materiali. Si conclude qui la lettura, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di aprile. Ciao!